Ciao a tutti, io sono Tiziana, ma gli amici mi chiamano Tilly. Oggi prepariamo una ricetta che sta spopolando sul web. Gli anelli di totano gratinati al forno, croccanti fuori, morbidi dentro e pronti in pochissimo tempo. Io però ho voluto un po' personalizzarla con qualche piccolo tocco in più per renderla ancora più profumata e saporita, senza perdere la sua semplicità. Vi mostrerò tutti i passaggi e qualche trucco per ottenere una gratinatura perfetta e un risultato davvero irresistibile. Se amate le ricette facili, leggere e ricche di gusto, questa fa sicuramente per voi. E adesso allacciamo i grembiuli e cominciamo. Iniziamo col tagliare i pomodorini, ciliegini, piccadilli, quelli che avete, a metà o anche a un quarto se sono molto grossi. Mi raccomando, intanto che tagliamo i pomodorini, mettete like qua sotto, un commentino che mi aiutate a far crescere il canale. Ok, che con questi algoritmi, vabbè, andiamo avanti. Aggiungiamo i capperi desalati, vanno benissimo, anche quelli in salamoia, lavateli un pochino eventualmente. Poi mettiamo le olive nere tagliate a rondelle e anche le olive verdi, sempre tagliate a rondelle. E poi adesso cominciamo ad aggiungere un po' di spezie. Cominciamo con l'erba cipollina, che è la mia scelta, ma potete scegliere anche altre cose: prezzemolo, timo, maggiorana, quello che preferite. Io lo taglio grossolanamente con una forbice direttamente dentro alla terrina. E poi aggiungeremo le spezie. Metto l'erba cipollina perché sta benissimo con le spezie che adesso cambierò, varierò dalla ricetta originale di Angelo. E infatti mettiamo il tandoori masala, che lo trovo un po' più profumato, anche leggermente affumicato, ci sta benissimo con il totano. E poi mettiamo un pelino, anche un cucchiaino di otto masala, che gli dà quella leggera piccantezza, ma senza esagerare, perché questo è veramente piccante. Se esagerate state a bocca aperta. Poi mettiamo lo zest del limone per dargli un po' di profumo agrumato, e se volete alla fine potete aggiungere anche il succo quando sono cotti. Io li preferisco croccanti, quindi niente succo, metto solo la buccia del limone, è edibile quindi non c'è problema. E poi aggiungete o uno spicchio d'aglio grande o 2 o 3 spicchietti piccolini a seconda del vostro gusto, di quanto vi piace l'aglio. Se non vi piace potete anche ometterlo. Lo tiriamo giù bene con lo spremiaglio, perfetto. E poi adesso aggiungiamo il parmigiano grattugiato e infine mettiamo anche il pan grattato. Questo praticamente sarà il nostro condimento. Lo regoliamo di pepe e sale, pepe nero o meglio, però se avete anche altro pepe va bene ugualmente. E poi adesso lo mescoliamo un pochino, aggiungendo naturalmente a filo un cucchiaio d'olio, non tanto, Tutto mescolato per bene, tutti gli ingredienti. E questo sarà il nostro insaporitore naturale. Fantastico. E infine, dopo aver asciugato per bene gli anelli di totano tagliati, li mettete, già tagliate a rondelle diciamo, all'interno dell'insalatiera. Non lasciateci troppa acqua perché li vogliamo che risultino croccanti, e mescoliamo bene bene con le mani. Intanto che mescoliamo, mi sono dimenticata, ricordatevi di accendere il forno preriscaldato, ventilato, circa sui 200 gradi, 180-200, dipende sempre molto dal vostro forno quanto scalda. Il mio scalda parecchio, soprattutto visto da un lato, quindi devo anche girarle più o meno a metà cottura, ma consiglio sempre di girarle a metà cottura o di dare una controllata. Mescoliamo bene bene con le mani, fa un po' senso, però è il modo migliore per fare in modo che si amalgamino bene tutti gli ingredienti. Adesso li versiamo sulla teglia coperta con la carta forno, li apriamo il più possibile bene bene,
tutti belli distanziati e poi li mettiamo in forno, così come abbiamo detto, a 180 gradi. In tutto è una cottura di 18-20 minuti, quindi quando siamo intorno ai 10 minuti lo controlliamo. Sono già abbastanza aperti. Ecco qua siamo già 10 minuti passati, aiutandomi con la carta forno. Vedete, li sposto per bene sopra sotto, li porto verso il centro, da tutti i 4 lati e poi li riapro. Ovviamente sono caldi, stavolta non lo facciamo con le mani il lavoro, perché sono ustionanti. Li rimettiamo in forno altri 7-8 minuti e poi dovrebbero essere belli croccantini. Attenti a non lasciarli troppo in forno, perché sennò poi risulteranno gommosi. Noi invece li vogliamo così, belli croccantini fuori ma morbidi dentro, non molli, come a metà cottura. Adesso facciamo i piatti, non vedo l'ora di assaggiarli e di sentire cosa ne pensano anche gli altri. Adesso sentiamo cosa, anzi gli altri, stasera siamo io e il marito, perché il figliolo è fuori con gli amici, quindi stasera facciamo un assaggio da fidanzati, facciamo magari con un aperitivo, uno spritz vicino. Andiamo all'assaggio. Assaggia? Com'è? Croccante, non croccante? Molto croccante. Ti piace? Sì. Sono anelli di totano con un sacco di roba. L'ho fatto un po' diverso dalla ricetta originale. Buon appetito!